Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso passiamo con i nostri mazzi. Partiamo con le Lenormand a capire come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione che ci fa capire più o meno intorno all'inizio della settimana troviamo l'ancora. Per certi aspetti è molto positiva perché ci permette di fare il punto di una situazione e allo stesso tempo anche di ottenere alcuni risultati. Si riferisce alla nostra stessa sicurezza, al raggiungimento o al riscontro positivo e quindi poi per possibili ripartenze e poi per procedere e far avanzare qualcosa che è già in corso di sviluppo e porta speranza, porta anche a volte, io la chiamo l'ancora di salvezza, nel senso raggiungere un risultato positivo da una situazione che invece magari non lo è e quindi esserci qualcosa comunque di bello. Qualcosa di bello ce lo dice anche la carta della stella. In che senso? Siccome spesso è una carta di speranza, di ottimismo, di ispirazione, porta al rinnovamento e cambiamento, sia nei nostri obiettivi, nelle nostre idee, in tutte quelle cose che noi vogliamo proiettare verso il futuro, anche i sogni e i desideri. Quindi ci sta dicendo che questo è il momento giusto per avere idee, per pianificare, per ritrovare sia sicurezza, sia determinazione e soprattutto fiducia e speranza, perché sono queste cose che effettivamente ci fanno andare avanti. Abbiamo anche la luna. Ecco, a proposito di sogni e di desideri, la luna può riferirsi proprio a questi. Altrimenti magari c'è da superare una fase di altalenanza emotiva o di incertezza per alcune situazioni che stiamo vivendo, soprattutto in quelle a livello pratico e lavorativo. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. Abbiamo anche quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso addentriamoci partendo dall'amore. Entriamoci nella lettura con la sezione amore che principalmente insomma si va a guardare coppia single, però alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più strette, di amicizia, di famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltarle. Dove troviamo la stella alpina. Da un lato abbastanza positiva perché la stella ci indica fedeltà, tenacia, pazienza, un'attesa che è comunque fruttuosa, diciamo positiva, quindi si entra nelle abitudini in senso costruttivo, scrupoloso, attento e appunto tenace, come attaccamento tenace alle cose più importanti per noi, proprio quelle più pratiche. Dall'altro lato può indicare un po' quella tenacia che si può trasformare in ostinazione, ma al momento non credo che sia il vostro caso, in alcune circostanze può dipendere che magari ci siano delle incomprensioni oppure un qualcosa che ci fa conoscere sempre di più una persona e allora abbiamo bisogno di fare chiarezza, di farlo anche giocando effettivamente, perché il consiglio che ci porta il Giacinto è di
prima di tutto rispetto reciproco, però di limpidezza, di onestà, sincerità, di un'intesa che può essere, trovata, quindi costruita maggiormente o ritrovata, nel senso di andare a, recuperare se ci sono state delle divergenze, delle cose che non hanno funzionato precedentemente. Il papavero ci fa capire che forse la settimana, infatti coincide proprio con l'ultima carta della luna, possiamo sentirci un po' malinconici, un po' tristi, possono essere per questioni strettamente personali, della nostra interiorità, della nostra spiritualità che va a riflettersi inevitabilmente nella coppia, oppure per alcune situazioni a livello pratico, spero non di salute, però potrebbe esserci anche quello, che in qualche modo vi buttano giù, sia dal punto di vista fisico o soprattutto a livello emozionale. Quindi è inevitabile che magari c'è desiderio e voglia di starsene un po' per conto proprio, questo potrebbe dare un po' fastidio a qualcuno in particolare. Per i single, alcune carte sono interessanti perché magari qualcuno potrebbe provare interesse nei vostri confronti, a voi non garba tanto questa cosa, diciamo dipende, altrimenti potrebbe esserci proprio l'inizio pian pianino di una conoscenza, di osservare, di un gioco, effettivamente, come lo dice il nostro Giacinto, di un gioco seduttivo tra provocazioni, sguardi, forse anche messaggini, qualcosa così che insomma poi ha bisogno di tempo per essere valutata, per essere compresa bene, se può procedere oppure concludersi lì. Adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze, vediamo che cosa vogliono dirvi. Troviamo la carta militare. Ecco, il militare spesso fa riferimento a situazioni un po' ostiche da fronteggiare. In ambito lavorativo può riferirsi a persone che lavorano con noi, può essere un capo o anche proprio vere e proprie situazioni complesse, nel senso tanto tanto impegnative e stressanti. Quindi il militare ci fa capire che dobbiamo essere pronti a sostenerle, oppure possiamo sentirci noi particolarmente stanchi, provati, perché magari non ci piace quello che stiamo facendo, oppure alcune cose sono un po' deleterie e quindi inevitabilmente ci fanno stancare ancora di più. Con la carta dell'artista vuol dire che in qualche modo abbiamo possibilità anche con quella del bambino di aprirci a nuove situazioni. Non voglio dire che magari è il caso di lasciare il vostro lavoro se non siete soddisfatti, però vedendo queste carte molti di voi forse quel pensierino lo stanno facendo in questo periodo, o proprio trovare delle vere e proprie soluzioni che vi possono aiutare a gestire meglio quello che state facendo, oppure veramente passare ad altro, e magari con queste carte in realtà può esserci qualche possibilità da cercare. Ovviamente ci si deve impegnare, si deve volere il cambiamento. Ecco perché c'è la luna che porta comunque altalenanza in questo senso, forse mancanza di voglia, di energia, o alcune cose a livello esterno che possono risucchiare la nostra stessa energia, il nostro stesso desiderio e non ci permettono di metterci in moto. Quindi in realtà queste carte possono indicare una nuova fase, un nuovo inizio sia di miglioramento delle situazioni che state vivendo, sia direi soprattutto per chi vuole fare grandi cambiamenti, come trovare un nuovo lavoro, e soprattutto per chi è alla ricerca in realtà può esserci un vero e proprio inizio, scusate. Quindi già per chi è in moto da un po' di tempo, magari c'è possibilità di avvicinarsi sempre di più a quello che state cercando, a quello che state desiderando. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!